lo Stato vede solo il Dio denaro e non vede gli altri valori, fa certe leggi che sono, fra virgolette, anticristiane. E noi non battiamo un colpo. Vogliamo fare dei passi avanti più delicati. Abbiamo l'aborto, abbiamo il divorzio, per l'amor di Dio, qui tutti siamo d'accordo che non c'è compatibilità con il cristianesimo. D'accordo? Ma non abbiamo neanche il buon senso di pensare che esiste un futuro. E il futuro si chiama clonazione. Si chiama uso degli embrioni a scopo terapeutico. Si chiama eutanasia. Si chiama riconoscimento del valore matrimoniale alle coppie gay. Sono problemi. Non è detto che il no sia la soluzione, ma non è detto neanche che il sì sia la soluzione. Però non ci pensiamo. Preghiamo, andiamo a messa, facciamo la nostra carità, qualcuno anche si impegna di più e facciamo bene. Però dimentichiamo come comunità, non come singolo, dimentichiamo come comunità che facciamo parte di un tessuto sociale. La lettera di Ogneto era tremendamente acuta su queste cose. È uno dei primissimi documenti della Chiesa nascente. È una lettera pastorale, cosiddetta lettera di Ogneto, dove il principio di fondo è: noi siamo cittadini di questo mondo e siamo contemporaneamente cittadini del cielo. Noi viviamo in questo mondo sapendo di non avere qui una cittadinanza eterna, ma viviamo in questo mondo. Forse in questo periodo, come comunità credente, dovremmo recuperare questo senso, fra virgolette, di persecuzione a livello apocalittico, dove nessuno di noi ci rimette la pelle, ma dove noi assistiamo inermi, senza agire perché ci manca il senso critico, ad un avanzare progressivo di non valori, di non sintonia con ciò che sono gli elementi fondamentali dell'umanità presenti nel cristianesimo come valori di fede. Non facciamo mai questi ragionamenti. Disgraziatamente rischiamo di sentire dal clero sempre le solite tiritere moralistiche: bisogna fare il bene, non bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro, e non veniamo, né io prete né voi laici, veniamo educati a questo senso della presenza del cristianesimo in un tessuto sociale e di necessità purtroppo anche politico. Volevo farvi notare anche un'altra cosa. Se voi date un'occhiatina allo schema, alla linea 53, capitolo 14, versetto 8, quelle letterine lì in piccolo che spaccano gli occhi, riportano il brano del testo apocalittico: è caduta Babilonia la grande, quella che ha abbeverato tutte le genti con il vino del furore della sua fornicazione. Io a destra vi ho riportato il capitolo 18, sempre dell'Apocalisse, versetti 2 e 3. Provate a mettere in parallelo le due cose e guardate. Notate che inizia con la stessa espressione: è caduta Babilonia la grande. È diventato covo di demoni, carcere di ogni spirito immondo, carcere di ogni uccello impuro e aborrito, e carcere di ogni bestia immonda e aborrita, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione. Nel nostro testo abbiamo vino del furore della sua fornicazione, cambia poco. Notate che il tema è lo stesso. I re della terra si sono prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato. Perché ho voluto mettermi in parallelo questi testi? Per mostrarvi come l'Apocalisse sia bistratificata. Ci sia uno strato antico e poi ci sia uno strato più recente. Questo strato più recente prende molto dello strato antico e lo ripete, però lo aggiorna in situazioni diverse.
Lo strato più antico potrebbe, come dicevamo nell'introduzione in ottobre, risalire all'epoca neroniana, mentre lo stadio più recente di redazione appartenere all'epoca di Domiziano. Tutti e due situazioni di persecuzione, una locale, l'altra invece generalizzata, e abbiamo visto di che tipo. Bene, vediamo il terzo angelo che cosa dice. Il terzo angelo li seguì gridando a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua statua e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, berrà il vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'agnello. Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo nome. Qui appare la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Poi udì una voce del cielo che diceva: scrivi, beati d'ora in poi i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguiranno. Chi è questa bestia? Chi è questa statua? Che cos'è questo marchio? Naturalmente noi abbiamo trovato l'ultima bestia, che sarebbe quella che viene su dal mare, quella che viene dalla terra, che sarebbe poi fondamentalmente il demonio. La statua è sempre una realtà che rappresenta un'altra realtà. La bestia è la realtà, la statua è ciò che lo rappresenta. Chi sarebbe questa statua che lo rappresenta? Ovviamente Babilonia la Grande, quella che troviamo nel contesto immediato poco sopra. E qual è il marchio che riceve? Questo tizio che adora la statua e attraverso la statua la bestia, cioè che adora la rappresentanza del demonio. Questo marchio sulla fronte o sulla mano è il marchio della fornicazione. Oh mamma mia! L'Apocalisse che diventa un discorso pecoreccio, non esattamente. Nel mondo biblico la fornicazione non è quella che pensiamo noi. Nel mondo biblico tutto è rovesciato. Viene chiamata fornicazione quella tra l'uomo e la donna non corretta, un rapporto sessuale non corretto fra uomo e donna, ma come significato secondo. Il significato primo della fornicazione, del verbo fornicare, è essere pagani, adorare altre divinità. Per questo voi trovate nei profeti un linguaggio duro di questo genere, che gli uomini hanno fornicato con le divinità. Per quale motivo? Perché da Osea in poi, dall'8° secolo in poi, 8° secolo a.C., il rapporto fra Dio e la sua comunità, Dio e ciascun membro del suo popolo, è paragonabile a un rapporto sponsale. La stessa fedeltà che c'è tra marito e moglie e la stessa dinamica di affetto che c'è tra marito e moglie esiste fra la singola persona e Dio e il gruppo e Dio. Tradire Dio con altri dei, capite che ci troviamo di fronte al tradimento sponsale, di conseguenza tutto ciò che succede dall'altra parte è fornicazione. Per derivato verrà chiamato fornicazione ciò che succede a livello umano tra uomo e donna. Mi spiego? Noi invece abbiamo il concetto inverso, nel mondo biblico no. Allora la fornicazione è questo segno che determina, che chiarisce gli adoratori della statua, cioè del simbolo, della bestia, cioè del demonio. Che cosa si intende per adorazione pagana, per fornicazione? Ecco, qui noi non dobbiamo pensare a Giove, che so io, a Giunone e tutta la famiglia di questi due beati sposi olimpici.
ha detto o Dio o Giove, ha detto Mammona. E allora se noi approfondiamo che cosa vuol dire Mammon in aramaico, ci accorgiamo che Mammon significa il potere politico, il potere sociale, il potere culturale e disgraziatamente anche il potere religioso, tutto ciò che è potere. Naturalmente potere economico e via discorrendo, per l'amor del cielo. Solo che quando pensiamo a Mammona pensiamo solo ai soldi. No, è tutto ciò che è potere all'infuori di Dio. Politica, economia, cultura, religione, soldi. Quindi Mammona si annida anche tra di noi. Quando certi preti, invece di proporre il cristianesimo, propongono la loro personale dottrina. Questo è Mammona. State attenti. Io non posso prendere un segno liturgico e stravolgerlo, per il semplice motivo che il segno liturgico è un simbolo. E il simbolo è quel ponte fra due realtà che per natura loro sono incomunicabili. Il mio mondo interiore non è comunicabile al vostro mondo interiore. Non è possibile. E allora ciò che noi viviamo interiormente a livello profondo, per farlo transitare nel mondo interiore dell'altro, dobbiamo ricorrere all'immagine e quindi fare appello all'intuizione dell'altro. E attraverso l'immagine che io fornisco, l'altro intuisce ciò che io ho vissuto. Se io non adopero questo linguaggio simbolico, io non riuscirò mai a trasmettere nell'altro ciò che io ho vissuto dentro. Provate voi a prendere un mistico e a costringerlo con linguaggio definitorio a descrivere ciò che ha vissuto. Starà zitto, non ce la fa. Perché ogni parola che lui pronuncia non veicola un bel niente di ciò che lui ha vissuto. In forma più semplice, provate a chiedere ad un ragazzino o una ragazzina innamorati che dicano ciò che stanno vivendo. Ogni parola che pronunciano non veicola questa parola, ciò che vivono. Hanno bisogno di immagini per riuscire a trasmettere il loro mondo interiore al tuo. Solo allora tu capisci. Ora, io non posso alterare un simbolo, perché non trasmette più niente. Se nella Chiesa da secoli e secoli e secoli la cenere sul capo è segno di penitenza, è simbolo di penitenza, anzi, simbolo di invito alla penitenza, cioè alla conversione, a cambiare testa. La cenere non ti viene messa su un orecchio e non ti viene messa in mano, perché ciò che devi cambiare è la testa. E allora, ciac, ti si mette questa presina di cenere in testa. Antropologicamente noi ripetiamo gesti antichissimi che risalgono addirittura alla Mesopotamia pre-assira. Mesopotamia di tipo sumerico aveva già questo segno penitenziale, noi l'abbiamo ereditato. Sumeri agli assiri, gli assiri babilonesi, babilonesi agli ebrei, gli ebrei ai cristiani, cristianesimo nascente da noi. Da sempre c'è questo simbolo penitenziale, perché avevano capito che per cambiare condotta bisogna cambiare pensiero. Ora io non posso dare questo simbolo in mano, perché la mano non è pensiero. Ma io l'ho dato, è stato giustificato così, l'ho dato perché bisogna sporcarsi le mani. Ma non è questa la logica della conversione. Conversione non è sporcarsi le mani. Conversione significa io ho un modello di pensiero, devo scegliere di prendere questo modello di pensiero, metterlo da parte, e il vuoto che resta riempirlo col modello di pensiero di Gesù Cristo, il quale è anche capace di sporcarsi le mani,
ma è capace anche di tante altre cose. E quindi il sporcarsi le mani è solo una piccolissima parte della conversione che io devo fare. Perché io devo accettare la dottrina e la liturgia capricciosa di un individuo? Io accetto la dottrina e la liturgia della Chiesa, che già mi crea difficoltà. Non capisco perché devo andare a accettare quella di un tizio. Sembra una stupidaggine. Per noi dobbiamo sempre tenere presente questo dato. Noi siamo membri di una comunità. Non siamo, come dice Paolo, appartenenti alla trescheia, alla tresca di Pietro, di Paolo, di Apollo, che so io. Sono idee chiare queste, poche, possibilmente non confuse come quelle di Donna Prassede, di manzoniana memoria. Torniamo a noi. Dunque il marchio della prostituzione non è, ripeto, qualche cosa che ha a che fare con la religione pagana, ma con quello spirito pagano che può esserci anche nel cristianesimo e anche nella religione pagana. Cioè è uno spirito trasversale, dove si adora fondamentalmente il potere, qualunque esso sia. Ripeto, politico, sociale, culturale, religioso, economico. Purtroppo qui abbiamo una descrizione piuttosto dura, pesante, di quello che sarà il futuro di chi fa queste scelte. Berrà il vino dell'ira di Dio. Madonna mia. Berrà, cioè gusterà, una presenza di Dio che non è relazione. Tu hai la persona che ami, la quale sceglie di stare con te e ti è perfettamente indifferente come un pezzo di marmo. Prova a pensare che cosa vivi. E questo, dice il testo, è per i secoli dei secoli. E questa specie di mancanza di relazione, che è ciò che fa vivere le persone, questa mancanza di riposo, sarà continua, perché non avranno riposo né giorno né notte. Anche questo è un modo molto pittoresco, se volete, per annunciare ciò che la vecchia teologia, in modo sintetico, riusciva a dire: ogni male senza alcun bene. Questa era la vecchia definizione che la teologia dogmatica pre-Vaticano II diceva, ma che per me rimane valida anche oggi, a livello di sintesi. Quindi dimenticate possibilmente, se ci riuscite, l'immagine del fuoco, è un'immagine. La sofferenza invece nasce proprio, come dice questo testo, da una mancanza di relazione. Ce l'hai e non puoi relazionarti, in nessuna maniera. Per antitesi, versetto 12 dice: qui appare la costanza dei santi. Che cosa si intende qui per costanza? Vediamo se io riesco ad essere sintetico e chiaro prima del caffè. Tu tenti, non riesci, non riesci ancora. Ipotesi, io tento di cantare e non riesco. Tento ancora e non riesco, tento. Tutta la vita è un tentativo. Come si chiama? Stupidità, ma anche costanza. Come costante è anche il grande Pavarotti, il quale invece canta bene, continua a cantare, farà soldi, si comporterà male, non importa, ma è costante. Sono due costanze diverse. Una ci riesce, l'altra non ci riesce, ma sono tutti e due fedeltà a qualche cosa. Questo è il concetto che sta sotto. Proscartereo in greco è questa forza di dire: ricomincio, rifaccio, sono fedele, non mi
pianto il chiodo e non lo levo, costi quello che costi. Se voi notate, il problema qui non è il merito, ma è questa costanza, questa fedeltà costante. Quando ci riesci, non è detto. L'Apocalittico acchiara la dicitura di Gesù sugli talenti. Uno che ne ha ricevuto uno, al massimo ne darà 2. Uno che ne ha ricevuto 10 ne dovrebbe dare 20. 20 è molto più di 2, enormemente, sotto il profilo della fenomenologia. Ma a Dio questo non interessa. Tu che ne hai 10 sei costante nel dare 20, sì, sei perfettamente uguale a livello di merito di chi avendone uno costantemente ne dà 2. Quindi davanti a Dio, io e Pavarotti, sotto il profilo del canto, siamo perfettamente identici, anche se lui quando canta è un piacere, quando canto io sembro un raglio d'asino. Non importa. Mi sono spiegato. L'importante è che capiate questo, perché noi cattolici molto spesso siamo portati a quantificare i nostri meriti. Non dobbiamo mai quantificare i nostri meriti, non sappiamo qual è il pallottoliere del Padre Eterno. Dobbiamo sempre qualificare i nostri meriti, cioè dai tutto quello che ti è possibile. Quanto? Non mi importa, i talenti li conosce lui. Adesso siamo in grado di capire ciò che viene dopo. Quando dice nel versetto successivo, scrivi, beati d'ora in poi i morti che muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguiranno. Quali opere? Quelle della costanza, non le azioni materiali in sé. Perché a San Giuseppe di Copertino gli riuscivano bene le volate. Abbiamo tanti altri santi che non hanno volato. Allora questi sono meno santi di lui? Quindi non sono le azioni in sé, ma sono le azioni della costanza. Mi sono spiegato. Basta, pausa. Sono le 11 meno 5, 11 e 5 se possibile.